Credo che questo video sia interessante per molti di voi, perché oggi vi parlerò di come improvvisare a orecchio. Sono moltissimi infatti gli amici che mi chiedono di parlare, di ragionare in senso molto pratico, cercando di andare soprattutto al sodo, ma sicuramente di limitare il discorso di scale, accordi e concetti comunque abbastanza astratti per loro. Per cui passiamo subito all'atto pratico e prendiamo i nostri due accordi sui quali andremo ad improvvisarci ad orecchio. Gli accordi che ho pensato per fare questo lavoro sono Do maggiore e Sol maggiore. L'unica cosa che vi chiedo è quella di pensare alle note fondamentali dei due accordi. Almeno questo dobbiamo farlo, altrimenti non abbiamo il punto fermo dal quale iniziare. Per cui se siamo su un accordo di Do maggiore, andiamo a prendere la nota Do. Questa la troviamo in questo punto, quinta corda, terzo tasto, e poi la troviamo replicata nell'ottava successiva però, quindi con un suono più alto rispetto a questo. La troviamo in questo punto qui. Quindi partendo da questa nota, saltiamo questo tasto e andiamo a quest'altra nota, che è comunque un Do. Riguardo questo ho fatto un video che vi metto qui in descrizione. Se volete andatelo a vedere. Lo stesso lavoro lo andremo a fare sull'accordo di Sol. Quindi Sol, ricordo l'accordo era questo, o questo, insomma Sol maggiore. Prendiamo la nota fondamentale e facciamo lo stesso discorso di prima, ovvero questo Sol e questo Sol. Salto corda, salto tasto. Quindi abbiamo questi due punti fermi. Do, sull'accordo di Do, e Sol, sull'accordo di Sol. Andando a suonare queste note rispettivamente sui due accordi, siamo sicuri che ci suonano bene, in quanto accordo di Do maggiore, nota Do maggiore, accordo Sol, nota Sol. Ma ora andiamo avanti e quindi iniziamo a cercare altre note intorno a queste. Abbiamo detto, partiamo dal Do, prendiamo questo sull'ottava superiore e iniziamo a girare intorno a questo per ascoltare l'effetto che fanno le altre note intorno a questa, sull'accordo di base di Do maggiore. Ecco, spostandoci un semitono avanti sentiamo che la nota è abbastanza duretta da ascoltare. Andando avanti troviamo quest'altra nota che, devo dire, suona bene per il mio orecchio. Quindi facciamo sopra l'accordo di Do maggiore. Stessa cosa la andiamo a fare sull'accordo di Sol. Quindi accordo di Sol, partiamo da Sol, sentiamo subito quella successiva, che è questo, diciamo, questo semitono, no? Dalla nota di partenza, e ci fa sempre quell'ascolto abbastanza duretto, per poi andare a quest'altra nota. E questa sentiamo che ci va molto meglio. Quindi già abbiamo 4 note utili per andare a improvvisare sulla nostra base. Proviamo. Poi facciamo questo lavoro sullo stesso tasto, da dove siamo partiti per suonare sia Do che Sol, andiamo anche sulle altre corde e quindi ci spostiamo ad esempio sulla corda quinta e troviamo, sentiamo sull'accordo come suona. Poi ci spostiamo sulla sesta, stesso lavoro. Come anche sulla seconda e ancora sulla prima. Certo, facciamo sempre anche il discorso dei semitoni per capire come suonano anche le note che stanno intorno a questo intervallo di tono. Fatto questo, poi ci andiamo ad ascoltare anche le altre note che si trovano oltre queste. Quindi mettiamo la nostra base sul sottofondo
e andiamo ad ascoltare come suona ogni singola nota. Adesso vi faccio ascoltare qualche nota presa sempre in maniera molto semplice, considerando proprio questo discorso. Vediamo quali note ho preso su questo giro. Io sono partito da questa nota. Ricordate che siamo sullo stesso tasto dove abbiamo preso anche Do e Sol. Quindi parto da questa nota, che è un Re, e vado avanti fino ad arrivare a una nota che mi piace sull'accordo di arrivo. L'accordo di arrivo sarà Do, che noi siamo su Sol quando parte questa frase. Do, per cui faccio questo glissato, faccio scorrere il dito dall'ultima nota, questa, sulla corda e vado avanti. Possiamo intanto vedere questa piccola frase. Precisamente quello che suono è questo. Ecco, facendo questo glissato. Poi suono anche quest'altra nota sotto. Per poi andare sull'ottava successiva. Quindi partendo da questa nota che era questa, semplicemente all'ottava dopo, e faccio la stessa frase. In questo punto qui posso pensare di suonare anche dei bending al posto del glissato. Quindi piuttosto che fare andando avanti così facendolo scorrere qui il dito, posso fare ecco, questo è un approccio che io vi consiglio di considerare insieme ovviamente anche allo studio di scale, accordi e tutto il necessario per andare a capire bene quello che stiamo suonando. Per oggi ci siamo divertiti a suonare soltanto le note suggerite dal nostro ascolto, però ricordiamoci che è importante avere un bel vocabolario di note
pronte ad essere considerate per andare a suonare quello che vogliamo. Io con questo vi saluto. La cosa che vi chiedo è quella di iscrivervi a questo canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!